bentornate sul mio canale, io sono Tiziana e oggi vi propongo un altro progetto perfetto per le cerimonie. Il progetto non è di mia invenzione, circa 6 mesi fa una collega youtuber turca ha uscito questo bellissimo progetto, io è da un po' che volevo realizzarlo, ma volevo apportare qualche modifica, infatti ho creato il decoro leggermente diverso dall'originale. Prima di vedere tutto quello che ci occorre per il progetto di oggi, vi ricordo di iscrivervi sul mio canale, attivare la campanella e di seguirmi anche sui social, specialmente su TikTok. Adesso vediamo quello che ci serve per il progetto di oggi. Nel tutorial di oggi troverete un kit completo su gomitoli.com con lo sconto del 30% nelle date indicate e come sempre potrete scegliere tra le tante varietà di raffia che ci sono presenti sul sito. Nel kit troverete 2 rocchie di raffia da 100 grammi, nel mio caso ho scelto la tonalità numero 94, poi una base ovale 21x8 e una chiusura a molla da 19 cm. Per quanto mi riguarda utilizzerò il 4,5 anche perché all'inizio, quindi per la prima parte, lavorerò insieme i 2 filati. Quindi a questo punto possiamo iniziare col tutorial di oggi. Iniziamo la lavorazione partendo dalla base. Io partirò dal lato corto, quindi sul punto centrale, e per il primo giro utilizzerò un uncinetto più piccolo, il numero 3. Prendo entrambi i filati perché per tutto il corpo borsa utilizzerò entrambi i fili, invece per quanto riguarda tutta la parte riccia utilizzerò un solo capo. Quindi iniziamo col cappietto e iniziamo. Allora, sul foro centrale, intanto la codina al solito ce la lavoriamo, ne farò 2 punti bassi in questo modo. Vado avanti anche sul secondo, in quello successivo ne lavoro 3, quindi 3 maglie basse nello stesso foro. Poi in quelli successivi, quindi su tutto questo lato, ne farò 2, praticamente solo in questo punto e in questo qui e di conseguenza in questo ed in questo farò 3 punti bassi, mentre su tutti gli altri fori andrò a realizzare solamente 2 punti bassi in questo modo. Non vi preoccupate se tende ad imbarcarsi, perché comunque ancora stiamo utilizzando un uncinetto piccolo, poi utilizzando quello più grande vedrete che tutto andrà perfettamente. Quindi vedete, continuiamo. Poi quanto è bello questo colore che ho scelto, perché essendo sfumato verrà fuori veramente una borsa molto bella. Quindi completiamo, ricordiamoci qui, quindi 3 punti bassi, 3 punti bassi, poi anche qui 3 punti bassi, in tutti gli altri 2. Completato il giro, chiuso con maglia bassissima sul primo punto effettuato, vado a riprendere il mio uncinetto numero 4,5 e mi vado a fare il giro di contorno a punto basso in costa. Quindi faccio una catenella, vado sulla stessa maglia che ho lavorato e quindi prendo soltanto la costa esterna, vedete, non tutto il punto ma solamente quella esterna, e vado a fare tutto questo giro intorno al perimetro senza fare più aumenti, perché questi sono già sufficienti per quello che poi dobbiamo andare a realizzare come corpo borsa. Vedete? All'inizio sarà leggermente un po' più difficoltoso perché chiaramente questo è stato lavorato col 3 e invece i giri successivi col 4,5. Quindi vedete, lo facciamo tutto senza aumenti. Vedete, poi quando si rigira otteniamo il nostro effetto. Quindi ci rivediamo non appena questo giro è completo. Completato quindi tutto il primo giro di punto basso in costa. Da adesso in poi lavoreremo con dei punti alti. Allora, il primo punto alto lo andiamo a sostituire con 3 catenelle, quindi 1, 2 e 3. Poi dobbiamo creare una catenella di separazione, quindi in totale saranno 4. Poi saltiamo una maglia di base ed in quella successiva andiamo a creare un punto alto.
Nuovamente una catenella di separazione, si salta la maglia di base e si va in quella successiva. Vedete, si sta creando il punto a filet e si procede così per tutto il giro. Quindi maglia alta, catenella, si salta quella di base, si va in quella seguente e si crea il nostro punto alto. Quindi catenella, saltiamo un punto, andiamo in quello successivo e facciamo il nostro punto alto, catenella e si ripete così fino alla fine del giro. Quindi andiamo a completarlo, vi faccio vedere come iniziare il secondo e poi in totale saranno 6 giri. Arrivata a fine giro io faccio un'altra catenella, salto una maglia di base, qui c'è la mia prima maglia alta che è creata da 3 catenelle, quindi sulla terza io chiudo con una maglia bassissima e questo lo andiamo a fare ogni fine giro. Vedete? Poi chiaramente il lavoro deve essere girato al contrario, anzi ve lo faccio vedere. Non vi preoccupate se sembra che tira, vedete? Ma è perfetto perché poi con tutta la lavorazione che andremo a fare sarà perfetta. Io comunque, lo sapete, per qualche giro preferisco lavorare in questo modo. Facciamo l'inizio del secondo giro e quello che poi dovrete ripetere per un totale di 6. Quindi un'altra volta 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta, la nostra catenella di separazione, quindi si inizia con 4 catenelle, poi vado, vedete, non c'è più bisogno di saltare nulla, sotto la maglia alta successiva vado a creare la mia maglia alta. Non dimentichiamo la catenella di separazione, si va in quella successiva e si fa la stessa cosa, quindi questa parte è davvero molto semplice. Quindi vedete, vado in quella successiva, mi raccomando non dimentichiamo la catenella di separazione perché poi vi farò vedere che qui poi andremo a lavorare i nostri ricci. Quindi si continua. In questo modo, quindi davvero molto semplice. Quindi vedete, questo è il secondo giro, per cui si inizia con 4 catenelle, quando andiamo a chiudere il giro sulla terza catenella andiamo a chiudere a punto basso, quindi ci rivediamo non appena questi 6 giri sono completati. Ho realizzato quindi i 6 giri, vedete, a punto rete. Adesso dobbiamo creare altri 2 giri, stavolta quindi a punto pieno, ovvero una maglia alta, una al centro, qui dove c'è lo spazio, una sotto quest'altra maglia alta, eccetera. Vi faccio vedere. Allora, intanto la prima maglia alta, come al solito, con 3 catenelle. Adesso ne andiamo a fare una qui al centro, dove c'è la catenella. Una sotto la maglia alta seguente e una nello spazio. E questo bisogna farlo per tutto il giro in questo modo. Vedete? Quindi dobbiamo creare 2 giri in questo modo e ci rivediamo per controllare intanto se la nostra apertura è perfetta per la chiusura e poi iniziare a decorare il nostro corpo borsa. Ho realizzato quindi i 6 giri, vedete, appunto rete. Adesso dobbiamo creare altri 2 giri, stavolta quindi a punto pieno, ovvero una maglia alta, una al centro, qui dove c'è lo spazio, una sotto quest'altra maglia alta, eccetera. Vi faccio vedere. Allora, intanto la prima maglia alta, come al solito, con 3 catenelle. Adesso ne andiamo a fare una qui al centro, dove c'è la catenella, una sotto la maglia alta seguente e una nello spazio. E questo bisogna farlo per tutto il giro in questo modo. Vedete? Quindi dobbiamo creare 2 giri in questo modo e ci rivediamo per controllare intanto se la nostra apertura è perfetta per la chiusura
e poi iniziare a decorare il nostro corpo borsa. Ho completato anche i 2 giri di punto alto pieno. Adesso noi controlliamo che questa apertura vada bene per la nostra chiusura a molla e vediamo che va abbastanza bene, quindi questa per ora la mettiamo da parte. Adesso iniziamo a lavorare con un filo solo, perché adesso dobbiamo andare a creare tutti i riccioli nella nostra borsa. Allora, io intanto vi faccio vedere quello che andrò a fare, ma adesso con carta e penna vi faccio vedere un po' lo schema. Allora, io ho fatto 6 giri, vedete, di punto rete. Il motivo si svilupperà prima in questi primi 3, quindi tutto a girare, e poi negli altri. Quindi praticamente noi vedete 1, 2 e 3. Adesso noi, tramite il disegno che vi faccio vedere, dobbiamo andare a lavorare, quindi lavorando col filo non più doppio ma semplicemente a un capo. Inizieremo a riempire, per esempio qui andiamo a fare 4 maglie alte, poi scendiamo e facciamo 4 maglie alte, poi 4 maglie alte, 4 maglie alte, 4 maglie alte e 4 maglie alte. Comunque, per non confonderci, io ho pensato bene, così magari se volete farvi uno screenshot vi faccio vedere. Quindi facciamo finta che questo, diciamo, questi sono i quadratini dove noi dobbiamo andare a lavorare. Allora, questa sarà la nostra base, quindi da dove noi partiamo. Contiamo 6 quadratini, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, e questa sarà la nostra parte dove andiamo a lavorare, che divido in 2, perché lavoreremo prima in questa parte e poi su questa, e poi abbiamo nella parte superiore questa parte dove noi abbiamo lavorato, che noi comunque in questa fase non ci interessa, dove noi abbiamo fatto il punto alto pieno. Quindi in sostanza ho riprodotto quindi la base, ho diviso a metà questa parte più questa. Allora, cambio colore perché adesso così vi faccio vedere bene. Allora, dividiamo. Allora, in sostanza noi dobbiamo, con questo colore vi faccio vedere da dove partiamo, perché possiamo partire da un punto qualunque, non ha importanza. Io partirò dal lato corto, quindi da questa parte più corta, ma poco importa. Allora, noi cosa facciamo? Lavoriamo su questa parte e andiamo a fare 4 maglie alte, poi scendiamo altre 4 maglie alte, andiamo a sinistra, io ve lo disegno, poi voi quando è pronto vi fate uno screenshot così avete lo schema, anche se vi dirò che sembra complicato, ma non appena lo ripetete un paio di volte vi verrà spontaneo sapere dove andare, ma comunque avrete sempre il punto di riferimento che è lo schema. Fatto questo si scende, sempre 4 maglie, poi si va da questa parte sempre 4 maglie e arriviamo quindi alla base, sempre 4 maglie. Quando poi noi arriviamo alla base, quindi in sostanza, noi cosa facciamo? Qua ci sono i nostri 3, quindi si fa da questa parte, poi si va di qua, di qua, di qua e siamo arrivati alla base. Con un altro colore vi faccio vedere, quindi una volta che siamo alla base cosa dobbiamo fare? Ripetere questo a salire. Andiamo di qua, poi saliamo, qui già è pieno quindi non possiamo andare oltre che a sinistra, poi si sale, si va di nuovo da questa parte e si arriva nuovamente nella parte superiore e ovviamente in questi spazi noi andiamo a fare le nostre 4 maglie alte. Non so se mi sono spiegata. Quindi una volta che noi siamo arrivati qui si va così ed è questa parte, poi si sale, vedete, da questa parte, poi si allarga ed è questa parte, poi si sale ed è questa parte, insomma, poi adesso tanto lo facciamo insieme, ma era intanto per farvi vedere. Una volta che siamo arrivati qua, si ripete esattamente questo che abbiamo fatto prima, ovvero si va a sinistra, poi si scende, poi si esce, si scende, si va a destra e si scende. Ho ripetuto questo. Una volta che siamo arrivati qua, che cosa si fa? Quello che abbiamo fatto come ritorno, quindi dal basso verso l'alto, perché noi abbiamo questa che è la parte a scendere e questa, ma sarà sempre uguale, quindi non ci sono problemi. Quindi una volta che siamo arrivati qua, rifacciamo il percorso inverso, che sarà sempre identico a questo. Non ho segnato le 4 maglie alte, ma
in ogni spazio, perché appunto il riccio particolare che avete visto. Quindi adesso vi fate uno screenshot in maniera tale che vi rimane lo schema. Fatto questo, quindi possiamo posare tutto, anzi questo lo metto qui così man mano che lavoro vi faccio vedere quello che stiamo facendo. Io utilizzerò sempre il 4,5, quindi prendo la mia borsa, riprendo il filato. Quindi non vi preoccupate perché io pure all'inizio non riuscivo a capire, anche perché l'ho anche modificato come schema rispetto alla fonte da cui ho tratto ispirazione e quindi ho deciso di creare qualche modifica, ma ho impiegato un po' di tempo. Poi ho visto che camminando non avevo più bisogno dello schema. Allora, noi dobbiamo partire e fare questa parte, quindi da destra verso sinistra. E che cosa facciamo? Contiamo 1, 2, 3, quindi questo è il punto dove noi adesso ci agganciamo e andiamo a fare 3 maglie alte che sostituiranno la prima maglia alta, perché lo sappiamo. Ne facciamo altre 3, quindi 1, 2, 3 e 4. Vedete, abbiamo riempito. Adesso dobbiamo scendere, quindi giriamo la borsa per così, dobbiamo scendere su questa parte, vedete? Questa riga. E qui andiamo a creare, quindi avvolgiamo in sostanza questa maglia alta e facciamo 4 maglie alte proprio qui. Ed ecco, completate. Quindi vedete, io sono andata prima di qua e poi, scusate, adesso si vede bene, sono andata di qua e poi sono scesa ed ho fatto questo e questo. Adesso mi devo allargare, quindi da questa parte io mi ritrovo, vedete, qui e vado tra una maglia alta e l'altra dove c'è la catenella, vado a fare le mie altre 4 maglie alte. Quindi sono 3 e ho fatto anche la mia quarta. Vedete? Così, così e così. Abbiamo fatto questo, questo e questo. Adesso di nuovo dobbiamo scendere. Sono arrivata qua, adesso questa, vedete, è quella da scendere. Se lo vediamo in questo modo, quindi dobbiamo andare a fare questa parte viola, che sarà questa. Ho fatto 2 colori diversi, così viene più facile. Sempre 4 maglie alte. O avvolgiamo la maglia alta o riempiamo lo spazio dove c'è la catenella. Vedete, ho fatto questa parte. Adesso devo fare questa, quindi tornando indietro per così, quindi mi giro la borsa e mi vado ad avvolgere questa. E sempre 4 maglie alte. Quindi vedete dove sono arrivata, lo metto per così, così magari riusciamo a farvelo vedere bene. Io ho fatto questa, che è questa, poi questa scendere, che è questa dove sono andata a sinistra, poi sono riscesa, sono andata a sinistra, adesso devo fare l'ultimo pezzo della discesa. Quindi io come mi ritrovo, aspettate un attimo che riprendo il filato, sto cercando di farvelo vedere al meglio, mi resta da scendere e faccio le altre mie 4 maglie alte. E adesso vi faccio vedere. Vedete? Quindi io ho ridisegnato
seguendo questo. Adesso vi farò vedere come risalire e fare le parti per arrivare nuovamente qui sopra. Adesso ci occupiamo, quindi partendo dalla base dobbiamo risalire e fare questa parte verde. Quindi noi ci ritroviamo in questo modo perché abbiamo fatto la nostra ultima discesa. Adesso partiamo dal verde. Allora, noi ci ritroviamo in questo modo alla base. Andiamo a fare 2 maglie alte in questo punto basso e 2 maglie alte in questo punto basso, così completiamo questa riga. E lo facciamo in questo modo. 1 e 2. Questo lo faremo sempre ogni volta che arriviamo alla base. Fatto questo, vedete io come mi ritrovo, così lo vedete per bene, devo risalire, quindi mi giro per così e mi vado a riempire questo spazio con le mie solite 4 maglie alte. Vi ripeto, all'inizio sembra complicato, ma nel momento in cui lo farete almeno un paio di volte, saprete automaticamente dove andare, ma al limite avete sempre lo schema dove andare a fare riferimento. Facciamo l'ultima. Vedete? Anche senza guardare lo schema non possiamo andare da nessun'altra parte perché qui l'abbiamo già completato. Noi ci ritroviamo così, anzi lo metto in questa maniera così è più evidente. Una volta che abbiamo fatto questa parte a scendere, abbiamo fatto la salita, adesso per forza dobbiamo andare a sinistra e riempire quindi questo lato, anche perché non c'è dove altro andare, quindi sarà anche la stessa lavorazione che vi darà l'indicazione. Quindi faccio questi, sempre 4 maglie alte. Poi se volete lavorare in doppio ne fate soltanto 3, ma io preferisco così perché secondo me viene più carino. Fatta questa parte ad uscire, adesso dobbiamo andare a salire e quindi a salire è questa. Quindi ci sistemiamo il lavoro e andiamo a creare queste 4 maglie alte. Ora la metto sul dritto così poi vi faccio vedere che proprio stiamo rispettando lo schema. Allora, lo rimetto così. Quindi noi abbiamo fatto, ricapitolando, questa parte che è qui, poi siamo risaliti ed è qui, vedete? Poi dovevamo necessariamente andare da questa parte e l'abbiamo fatto e poi siamo risaliti ed è qua. Adesso dobbiamo tornare da questa parte, quindi ci ritroviamo così. Ci rimane da fare questa, che sarebbe questa parte ad entrare. Quindi io mi metto in questo modo e faccio le mie altre, scusate, 4 maglie alte. Sempre 4 maglie. Fatto questo, che cosa mi rimane? Fare quest'ultima riga e mi ritrovo quindi da dove ho iniziato e le vado a realizzare. Una, 2, 3 e 4. Vedete? Questo disegno sarà ripetuto fino a tutto il giro. Sempre mi raccomando, come punto di riferimento non dobbiamo superare questa riga. Vedete? Questa sarà la fascia, quindi noi partiamo da qua. Ora vi faccio rivedere un'altra volta come iniziare. Quindi abbiamo fatto, quindi abbiamo completato la parte verde. Adesso nuovamente rifacciamo questa che io ve l'ho disegnata anche qui.
facciamo le nostre 4 maglie alte su questo lato e come vedete siamo sulla stessa riga da cui abbiamo iniziato. Noi abbiamo iniziato qua, questo è quello che è rimasto vuoto, quindi in questo successivo ripetiamo un'altra volta le 4 maglie. Quindi vi ripeto, sembra complicato, ma poi in automatico, a furia di farlo, vi verrà facile, soprattutto quando andiamo a ripetere, perché tutto questo poi verrà ripetuto nelle righe, nelle 3 righe superiori. Quindi abbiamo fatto le nostre 4 maglie alte e adesso dobbiamo scendere, quindi vedete, le abbiamo fatte, andiamo a scendere. Siamo alla terza ed ecco la quarta. Fatta questa, quindi abbiamo riempito questo spazio, adesso per forza dobbiamo uscire, scendere, andare da questa parte e poi nuovamente ci andiamo a ritrovare nella base. Quindi tutto questo che vi ho fatto vedere fino adesso, quindi verrà ripetuto. Mi raccomando, dovete arrivare, questa sarà la nostra riga dove noi non dobbiamo andare oltre perché sarà sviluppata prima in questa parte e poi ripetendo, ma tanto ve lo faccio rivedere, anche da questa parte. Quindi questo è lo schema, questa è la discesa e questa sarà la risalita. Quindi seguendo questo completiamo tutta questa fascia e ci rivediamo per vedere come iniziare la seconda. Ed ecco la prima parte del decoro completata, guardate quanto è bella. Adesso dobbiamo fare quindi gli altri 3 giri, quindi l'altro modulo. Prendiamo un'altra volta il nostro filato, qui abbiamo sempre lo schema. A questo punto credo non vi serva più, però io vi faccio vedere. Allora, intanto guardiamo. Noi dobbiamo partire quindi da questa parte, quindi in alto, partendo dove sotto abbiamo il quadratino pieno e non partendo da qua, perché questo poi ci servirà quando andiamo a fare il nostro lavoro, dovrà essere riempito. Quindi prendo un punto qualunque, io qui ho delle maglie alte, però io qui mi aggancio e vi faccio vedere come vado a realizzare le mie 4 maglie alte. Intanto la prima sostituita da 3 catenelle, poi vado a fare la seconda qui e la terza, e le altre due insomma le vado a incastrare in questo modo. Vedete? E al solito ho fatto questa. Adesso devo scendere, quindi faccio le mie altre 4 maglie alte qui. Io ve lo faccio rivedere anche se secondo me ormai avete capito, però vi faccio vedere anche qual è il punto dove non potete sbagliare perché deve rimanere libero. Quindi ho fatto questo, adesso dobbiamo andare da questa parte, quindi vado qua e vado a fare le altre mie 4 maglie alte. È molto laboriosa, ma credetemi, è veramente troppo bella e ne vale la pena. Fatto questo, adesso scendiamo quindi da questa parte e facciamo le 4 maglie alte, quindi 1, 2, 3 e 4. Vedete come sono qui. Quindi adesso torniamo, dobbiamo andare da questa parte e poi scendere, quindi noi facciamo questa, le 4 maglie alte,
vedete come mi ritrovo, e quest'ultima a scendere, che sarà questa. Quando facciamo questa, noi qui dobbiamo ritrovarci con lo spazio libero, perché poi dobbiamo ricominciare qui. Comunque vi faccio vedere. Quindi diciamo che qui avrete un punto di riferimento, così se per caso fate qualche errore ve ne accorgete immediatamente. Quindi abbiamo completato la discesa, vedete? Completato la discesa, adesso passiamo al colore verde, dobbiamo fare questa parte e tutto il resto. Questa parte verde, diciamo, la base, quindi la base per poi risalire, dovrà sempre cadere nel mezzo, quindi non può cadere qui che non c'è dove lavorare, ma sempre nel mezzo. E quindi si ricomincia con la sequenza. E questo quindi sarà il punto di riferimento. Fatto questo facciamo la salita, quindi giriamo il lavoro, vedete? E così via, così come vi ho spiegato, non cambia assolutamente nulla. Quindi si completa, qui vedete abbiamo due punti, qua siamo pieni, quindi ne facciamo due qui e due qui come ho fatto in questo punto. Quindi si completa tutto, mi raccomando, dobbiamo riempire questi spazi vuoti e ci rivediamo non appena abbiamo completato anche questo secondo giro. Ed ecco qui quindi tutto il decoro, quindi tutti i ricci completati. Ho già inserito, quindi manca soltanto la cucitura, la nostra chiusura a molla. Io ho preso, quindi la cosa più importante per le clutch è questo punto deve coincidere perfettamente col centro della nostra base, in maniera tale che quando si chiude appunto non viene storta. Poi un'altra cosa che ho fatto, perché facendo diverse prove ogni tanto capita che queste clutch non si chiudono bene, allora io che cosa ho fatto? Ho staccato 3 punti che non lavorerò anche dall'altra parte in maniera tale che la lascio libera, così si chiude perfettamente. Riprendo il filato, lo lavoro nuovamente in doppio, così si va a nascondere per bene questa parte, quindi la parte metallica. Quindi faccio un cappietto e mi vado ad agganciare qui, così vi faccio vedere come lavorare. Vedete, io vado ad avvolgere la mia clutch, quindi la mia chiusura, in questo modo. Con dei punti bassi. Vado avanti finché non arrivo al centro dove ho lasciato i 3 punti liberi, quindi devo fare il penultimo, quindi qui c'è l'ultimo. Mi raccomando, lavoriamo morbide. Qui ci sono i 3 punti che non vado a lavorare, quindi farò 3 catenelle, così mi sposto senza tirare il filo, quindi 1, 2 e 3. Poi questi li togliamo, 1, 2, 3 maglie alte non le faccio, vado in quella successiva e ricomincio ad avvolgere la mia chiusura in questo modo. Ne faccio qualche altro punto e poi vi lascerò proseguire da sole. Vedete? Poi questi li andiamo a togliere tutti, quindi non facciamo altro che punto su punto farlo tutto. Qui lasciamo i nostri 3 punti, 3 catenelle e si procede fino ad arrivare a questo punto. Quindi la borsa dopo questo passaggio è completata, quindi ci rivediamo a borsa finita. Guardate quanto è bello questo progetto completato.
Questa clutch secondo me va portata a mano in questo modo, ma se preferite potete aggiungere una tracolla lavorata all'uncinetto o aggiungere della catena e il progetto va foderato. Le misure finali sono 25, 18 e circa 10 cm di profondità e alla fine ho utilizzato delle 2 rocche che trovate nel kit, 170 grammi, questo è quello che mi è rimasto. Se avete dei dubbi perché magari utilizzate un uncinetto più grande o riconoscete di avere una mano un po' più larga, il decoro interno anziché 4 maglie alte lo farete di 3 maglie alte oppure le alternate, quindi non c'è problema, per cui così vi basterà abbondantemente. Il kit vi ricordo che è in sconto del 30% su gomitoli.com nelle date indicate e potete ovviamente scegliere tra le tante tonalità di raffia. Questa è sfumata, io ne ho realizzata anche una a tinta unita, così potete vedere insomma l'effetto finale in entrambi i casi. Se avete dei dubbi mandatemi un messaggio, fatemi sapere se il progetto vi è piaciuto e non dimenticate di iscrivervi sul mio canale, attivare la campanella e di seguirmi anche sui social, specialmente su TikTok. Ci vediamo alla mia prossima creazione.